Sono passati 30 giorni dall'avvio di questa vasca, 330 litri, nessun cambio d'acqua, nessuna CO2, nessun animale. Facciamo un tuffo all'interno per un plant tour e per vedere a che punto della maturazione siamo. Partirei dal biofilm. Si è sviluppato inizialmente con una colonia batterica, hanno preso poi il loro spazio le diatomee e ora negli ultimi giorni, soprattutto nelle parti più apicali, più vicine alla luce, si stanno sviluppando delle zone cespugliose, verdastre, che sono delle alghe filiformi che stanno comparendo all'interno dell'acquario. Lo vediamo anche sugli apici di alcune piante come il Bolbitis, nelle foglie più alte, anche qui più vicino alla luce, ma anche su alcune Anubias. Questo è del tutto normale, una vasca nuova, le alghe non sono un problema da eliminare, ma più che altro sono un segnale che dobbiamo leggere. La comparsa di queste alghe verdi nello specifico è avvenuta all'interno di questo acquario a partire da 3-4 giorni fa, quando all'interno ho aggiunto dei microelementi attraverso un fertilizzante. L'aggiunta dei microelementi potrebbe aver aumentato temporaneamente la disponibilità di nutrienti e in una vasca di 30 giorni questo effettivamente può aver favorito la comparsa di queste alghe verdi filamentose, anche se il livello di nitriti e nitrati rimangono a livelli pari allo 0. Ma perché ho aggiunto il fertilizzante? Perché se andiamo a vedere la Limnophila sessiliflora, vedete che qualche nodo fa, nello specifico qua sotto, considerate che un nodo si sviluppa in un paio di giorni, quindi possiamo dire 6 giorni fa più o meno, le foglie erano molto pallide, bianche. Quando le foglie diventano così chiare, la pianta ci sta chiedendo qualcosa. Le piante a crescita rapida, come la Limnophila, hanno proprio questo ruolo di indicatore, cioè ci dicono prima che altre piante a crescita più lenta se ne accorgano se i nutrienti in acqua sono sufficienti o meno, se la qualità dell'acqua è sufficiente o meno. Questo non era l'unico segno. Se andiamo a vedere l'Hygrophila, la Polisperma Sunset, vediamo che ora ha ripreso una bella colorazione con degli apici con foglie verdi e nervature bianche ben definite, ma se vediamo le foglie emerse qualche giorno fa, ecco, vediamo che anche qui sono molto pallide. Anche l'Hygrophila, che ha una crescita rapida, ci segnalava quindi delle carenze. Analoga cosa la possiamo vedere su una terza pianta a crescita rapida, cioè su un'altra Hygrophila, la Corimbosa stricta. Ha avuto una crescita molto lenta, ma perché si trova in una zona dove la luce non è poi altissima. Arrivata alla zona della luce ha emesso nuove foglie. Queste nuove foglie, lo vedete, sono molto bianche. Ora si stanno rinverdendo in realtà, ma questi 3 segnali in queste 3 piante mi hanno fatto aggiungere del fertilizzante, 23 millilitri, quindi sono più o meno un quarto della dose settimanale consigliata per i miei 333 litri, quindi sono stato molto cauto. Andiamo a vedere le Anubias. La prima è una Anubias barteri varietà classica, vedete che ha tutto questo biofilm nelle foglie, è un buon segno di maturazione della vasca. Vedete anche che ha nuove foglie che stanno uscendo, ha anche delle radici bianche qua sotto che ci dicono che la pianta sta bene, si è stabilizzata, si sta ancorando. Queste nuove radici vanno a sottolineare questo benessere. Stessa cosa per la prima parte del grande rizoma che ho diviso in 3 di Anubias barteri varietà Coin. Ci sono queste nuove foglie centrali. Ovviamente questa al momento non è la sua posizione migliore perché ha tantissima luce, ma non dimentichiamoci che la Limnophila sta crescendo, arriverà qua su e ombreggerà tutta questa parte. Non siamo ancora a questo momento, ma succederà. L'altra Coin si trova qua sopra sulla mangrovia, anche lei sta bene, non sono evidenti nuove foglie se non qua. Come vedete si sta sviluppando un nuovo oggetto, quindi arriveranno comunque nuove foglie. Sulla terza parte del rizoma della coin invece la cosa diventa molto evidente. Guardate quante nuove radici bianche si stanno sviluppando, guardate le nuove foglie, sta veramente molto bene. Per quanto riguarda la Nubias Petite, che qui si sviluppa intorno
a questa radice rossa, guardate qui sta continuando la propria crescita. Anche lei, nonostante abbia troppa luce, anche se andate a guardare qui, c'è questa alternantera che salirà e la coprirà. Qua ci sono dei nuovi getti, quindi il rizoma sta continuando a svilupparsi. Che dire sulle Anubias Golden? Guardate qua, il rizoma si sta allungando, è lontano dalla superficie, quindi la luce che gli arriva è perfetta. C'è una seconda Anubias Coin qua dietro, anche lei in ottima salute. Ritorniamo invece dall'altra parte dell'acquario per fare il giro dei Microsorum Pteropus. C'è il Windlove, quindi con queste punte delle foglie arricciate, vedete sta andando verso la zona più in ombra al limite dell'acquario, perché è una pianta che non vuole luce diretta, ma ripeto, arriverà l'ombra perché queste piante cresceranno. Mi sembra che nella parte dietro qua ci siano nuove foglie che stanno nascendo, non è ancorata benissimo, ma ripeto, nulla che desti preoccupazione, così come quest'altro Microsorum qua dietro vicino al muschio sta facendo uscire nuove foglie. Anche l'altro Microsorum Petit che troviamo qua sopra, nonostante anche qui abbiamo troppa luce, si sta comportando veramente bene. Torno sul Microsorum precedente perché vi vorrei far notare che alcune foglie sono a tridente, quindi non sta sviluppando foglie lineari come le precedenti. Questo è un ottimo segnale di adattamento della pianta, è un cambiamento morfologico che ci dice che la pianta sta bene. Il cambio di forma delle foglie è tipico del passaggio dalla forma emersa alla forma completamente sommersa, come è quella di ora. È un buon segnale di adattamento, ci sono questi apici poi delle foglie che sono di un verde più scuro. Anche questi non sono un problema, anzi sono un altro sintomo che la pianta si sta adattando. Andiamo ai muschi. Abbiamo il primo muschio, questa vesicularia. Gli iscritti al canale sanno che si era staccata dal ramo, ma si sta sviluppando molto bene dopo averla riancorata. Dovrà ovviamente aumentare di volume per ancorarsi meglio alla radice, ma sta crescendo. Ci sono poi i Taxiphyllum, uno lo vedete qua, uno lo trovate qua, guardate come sta aumentando il suo volume. Abbiamo altro Taxiphyllum qua, ovviamente si espanderà sul legno così come quello qua su. Qua alla base della mangorovia ci sono gli altri due muschi, sempre Taxiphyllum, che sono cresciuti veramente tanto. Parti di muschio sono cadute, quindi sono al momento sul suolo. Tra i muschi è vero che si sono diffusi per tutta la vasca, nel substrato, ma alcuni di questi pezzi sono finiti qua. Vedete, in questo pezzo di legno c'è un filamento di muschio, da qui si inizierà a sviluppare, e ormai da un po' di tempo c'è anche questo qua dietro che si è ben ancorato e sta iniziando a svilupparsi. Questo crescerà qua. Ovviamente il tempo glielo dobbiamo dare, non sarà sicuramente una cosa che vedremo in pochi giorni. Sempre tra le piante che ho inserito da subito, un mese fa, c'è il Bolbitis. Allora, il Bolbitis sta bene anche se le foglie stanno ingiallendo. Perché dico che sta bene? Perché è vero che le vecchie foglie stanno ingiallendo e forse, anzi probabilmente marceranno, e questo è ottimo, in modo che si crea della decomposizione in vasca. Questa decomposizione produce ammonio che viene rapidamente ossidato dal sistema batterico e intercettato anche dalle piante in una vasca giovane, e questo contribuisce ad alimentare l'equilibrio biologico interno. Ma se vedete, ci sono nuove foglie che stanno nascendo. Queste sono nuove foglie che si stanno sviluppando e prenderanno il posto delle precedenti. Andiamo invece a fare il giro dei nuovi inserimenti, quindi delle piante che ho inserito 13 giorni fa. Partiamo dalle criptocorine. Questa è la criptocorine che avevo piantato non male, malissimo, è la purpurea.
Chi mi segue sa che ho messo i colletti sotto, parte delle radici sopra, sopravviverà, non sopravvivrà? Allora, al momento, vedendo lo stato delle radici, direi che stanno bene. Alcune stanno ovviamente iniziando a marcire, possiamo dire che si sta sviluppando, che non si sta sviluppando. Guardando solo queste foglie centrali non possiamo dirlo. Guardando invece questo piccolo ceppo qua dietro, ecco, queste sono tutte foglie nuove. Avremo la certezza che le cose saranno andate bene o non saranno andate bene solo, direi, settimana prossima, ancora è presto per dirlo. Abbiamo là dietro un'altra criptocorine, la tropica. Anche qui ci sono tantissime foglie nuove, quelle vecchie innanzitutto non si sono sciolte, ma perché erano tutte foglie molto piccole, ancora giovani, per questo anche non le ho tagliate. Le foglie nuove si stanno sviluppando anche con una colorazione rossa molto bella. Ancora non è facile farvele vedere, ma vi assicuro che si sta sviluppando molto bene. Sempre tra le criptocorine abbiamo la Nevilli, anche qui tra 1-2 settimane sapremo se andrà tutto bene. Ho interrato tanto il colletto, sarebbe stato meglio lasciarle un po' più fuori, ma vedremo. Continuiamo con le cripto. Qui abbiamo una criptocorine flamingo, guardate quante nuove foglie, guardate come si stanno trasformando in foglie sommerse, sia qui che di qua. Al momento ci sono nuove foglie, quindi questa diventerà molto grande e anche abbastanza velocemente, direi. Di qua abbiamo una criptocorine undulata red, sta crescendo benissimo, pochissime foglie si sono sciolte, tante nuove foglie stanno emergendo. Abbiamo là dietro la rorippa acquatica, che al momento è ferma per diversi motivi. Uno, la luce qua è insufficiente, quando diventerà più alta riuscirà invece ad assorbire meglio sia la luce che i nutrienti, ed è un po' lo stesso discorso di prima sull'igrofila corimbosa che si trova qua dietro. Secondo punto, è molto vicina all'out dell'acqua, quindi magari c'è un carico un po' più basso di nutrienti in questa zona in questo momento. Andiamo invece dalla Nymphoides. La Nymphoides ha completamente sciolto tutte le sue vecchie foglie e ora queste che vedete sono tutte nuove, sono perfette per la vita sommersa. Questa crescerà, raggiungerà la superficie, aggiungerà del volume, dell'oscurità in vasca, quindi è assolutamente una scelta che rifarei. Vediamo come procederà. La rotala rotundifoglia, guardatela, arrivava al ramo con il muschio quando l'ho messa, guardate ora dove è arrivata in pochi giorni, sta continuando a crescere, le foglie si stanno anche allungando, si stanno facendo più rosse, più scure, quindi anche questa mi andrà a coprire tutta questa parte di acquario. La Nubias, il Microsorum, vedrete, staranno molto meglio quando anche la rotala arriverà in superficie. Lobelia cardinalinis, che dire, sta benissimo, la parte inferiore delle nuove foglie non è al momento viola come quella delle foglie più in basso. Io credo che questo dipenda dal fatto che le foglie più in basso siano foglie nate emerse e credo che le foglie sommerse potrebbero non diventare mai viola. In realtà non ne sono sicuro, però lo vedremo, lo scopriremo. Intanto vedete come si sono posizionati gli steli puntando alla superficie, quindi al momento nulla da segnalare, nulla di problematico. Alternantera, l'alternantera, guardatela qua, un bel colore in mezzo a tutto questo verde, ovviamente sta sciogliendo le sue foglie, quindi tante foglie vecchie, grandi, vedete, si stanno sciogliendo. Non ci sono ancora nuovi getti, ma non sono preoccupato perché appena messa in vasca si è subito direzionata verso l'alto, sta cercando la luce, la sta cercando bene. Ovviamente la pianta è impegnata ora nel radicamento e nello scioglimento di queste foglie, poi si dedicherà ai nuovi getti, quindi anche questo ve lo saprò dire nei prossimi giorni. È difficile fare in generale valutazioni sul futuro, però dato che la vasca nel suo insieme ha una maturazione biologica in corso ma avanzata
e sta mostrando segnali di stabilità. Il microbiota lavora bene, non ho dubbi sul fatto che anche l'alternantera darà il meglio di sé nelle prossime settimane. Ultima pianta, eccola qua, è l'Aponogeton ulvaceus. Ha sciolto le foglie grandi, o meglio, si è sciolta in corrispondenza della rottura precedente, si è sciolta quasi completamente, ormai è all'interno dell'acqua il grosso della foglia, e questo che state vedendo è ciò che ne rimane. Credo si scioglierà tutta la foglia, ma se vedete ci sono già nuove foglie che sono in splendida forma, una è qui, una al momento si è appoggiata qua, ma sta crescendo molto bene. Questa pianta arriverà alla superficie, è una pianta molto grande, il getto dell'acqua arriva verso qua, quindi le foglie andranno di nuovo ad ombreggiare tutta questa parte, che sarà la parte in ombra del mio acquario. Dimenticavo una pianta, quella che al momento è più in difficoltà a causa di un mio errore. Il Pogostemon si è completamente sciolto, ho sbagliato a interrarlo, andava solo appoggiato sulla sabbia, o comunque andava lasciato scoperto il colletto, si sarebbe poi ancorato da solo. Purtroppo non lo sapevo. Vedete però che c'è una parte verde che resiste e ha piccole radici sotto. Non so se questo basterà, ma il Pogostemon sembra resistere sia qui che qua, guardate, nell'inserimento tra le due pietre. Tra qualche settimana ne sapremo di più, anche se è molto difficile la sopravvivenza, perché le condizioni di piantumazione sono state terribili. Il mondo delle piante tutto sa e tutto può. Plant tour completo, quindi se vi è piaciuto questo video vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like. Se avete consigli scrivetemeli qua sotto. Noi ci vediamo presto, direi settimana prossima.